buongiorno. Per alcuni è giorno, per alcuni è sera. In realtà dopo mezzogiorno è sera, quindi siamo tutti autorizzati a dirci buonasera. Allora, ho un problema con l'accesso al web, però vabbè, abbiamo risolto. Allora, aspettate che chiamiamo l'appello. Allora, 24. Allora, cominciamo con veterinaria. Caroli, sempre la stessa cosa. Meli, Presente. Fagiulli, Presente. Talora, Presente. D'Agostino, Presente. la voce squillante, Fasciglione, Fasciglione è assente. Ok, chiudiamo questo. E allora, amico, so se sempre la stessa cosa che è il primo. Bernardi, Presente. Bertolini, Presente. De Angelis, De Franco, Presente. Enrico, Presente. Falini, Presente. Gioè, Presente. Giuli, Presente. Giuliano, Giuliano, Liguori Mariano, Buon pomeriggio, presente. buon pomeriggio, Liguori Salvatore, Presente. Malagoli, Malagoli non c'è, oggi che forse avevo azzeccato il cognome, Marino, Presente. Massaro, Presenta. Rizzo, Presente. Senatore, Presente. Spedale, Presente. Milano, Presente. in ritardo arriva, Di Domenico, Presente. eccoci qua. Quindi richiamo un attimo gli assenti, vabbè, amico, abbiamo capito che non segue, De Angelis, non credo neanche, perché è sempre assente, Giuliano, no? Malagoli,
No. Va bene. Allora. È arrivata la presentazione? Sì, chi è? Paciulli. Scusi, le Sì. volevo avvisare che per quanto riguarda Matteo Caroli di veterinaria, a lui hanno convalidato la materia per quello non è presente alle lezioni. Sì, ma questa cosa me l'hanno detto credo gli altri due pure di medicina. Ma il problema è che se a me non mi arriva l'email come è successo per inserire alcuni che sono arrivati dopo, io non ho che fare. Vabbè, metterò sempre assente. Cioè, più che altro il fastidio vostro di sentirvelo dire, per me non cambia nulla. Va bene. Comunque grazie per avermi avvisato. Casomai la prossima volta lo comunico. L'unico che è assente di veterinaria, vero? Sì, prof, perché io sono appena connesso. E tu sei? Pasciglione. E ti ho chiamato io, no? No, perché io sono appena entrato. Ah, ok. Aspetta allora. Veterinaria o medicina? Veterinaria. Perché già avevo chiuso tutto pensando che non arrivasse più nessuno. Fasciglione. Ok. Perfetto, Caroli. Ora chiedo in segreteria. Ok. È ritornata la presentazione? Vedete la presentazione? Sì. Prof, mi scusi, ci sarebbe anche Giorgio Malagoli che non riesce ad entrare. Adesso sta cercando di risolvere, di richiamare il tutor. Ok, va bene, casomai poi gli dici di comunicarmelo quando rientriamo dopo la pausa, Va bene. così Grazie. poi lo riapro, perché altrimenti perdiamo tempo ancora adesso. Allora, vediamo dove ci siamo lasciati martedì. Allora, cosa abbiamo visto? Eravamo partiti dai legami. Nella lezione precedente avevamo visto, non quella di martedì, quella di giovedì, avevamo parlato del legame ionico. Vi ricordo che sia il legame ionico che il legame covalente fanno parte dei legami primari, che sono quelli fra atomi, e sono quelli strutturali, così almeno riusciamo a collocarli. Avevamo anche visto che l'ultima lezione non abbiamo più parlato del legame ionico, abbiamo parlato di quello covalente, e nella differenza, o almeno nel utilizzare diciamo una regola per poter capire di che tipo di legame stavamo parlando, o quella di andare a considerare la differenza di elettronegatività era una di quelle cose che poteva aiutarci più velocemente. Ed era anche il discorso di avere potuto, diciamo, classificare ulteriormente il legame covalente in legame polare e legame non polare, in cui la differenza predominante, oltre al discorso di condividere gli elettroni, stava proprio nel fatto che la differenza di elettronegatività poteva essere o fino a 0,5 nel non polare o tra 0,5 e 1,9 nel polare. E ovviamente abbiamo dovuto un po' cercare di capire quali fossero i modi
di poter dare nomi ai vari composti che andavamo vedendo, abbiamo fatto degli esempi e dopodiché abbiamo visto quello che abbiamo definito risonanza, dove per risonanza ci siamo riferiti, se vi ricordate, parlavamo dello ione carbonato, soprattutto alle strutture di Lewis e al fatto che potessero esserci più strutture di Lewis che rappresentavano quel composto. In questo caso quello che è venuto fuori è che esiste quello che Pauling aveva definito la teoria della risonanza, in cui in realtà esistono degli ibridi e dove per ibrido intendiamo un intermedio tra le varie strutture che si possono assumere. E per capire meglio il discorso di intermedio, io ho fatto l'esempio dei colori, dove se rappresentiamo due strutture, una con il rosso e una con il blu, in realtà l'intermedio, il viola, viene in mezzo, quindi non è o l'uno o l'altro o una miscela delle due, ma è proprio un intermedio fra le due strutture presenti. Oltre questo, abbiamo anche visto come la nuvola elettronica che si trova su ogni elemento chiaramente possa creare una repulsione verso le altre nuvole elettroniche degli elementi che fanno parte della stessa molecola, dello stesso composto. E la stessa cosa valeva per quei composti in cui c'erano atomi che non condividevano tutti gli elettroni a disposizione, vedi l'azoto, in cui faceva 3 legami ma gli rimanevano 2 elettroni spaiati. E quindi è normale che la posizione poi che assumevano i vari elementi nella molecola era rappresentata dalla struttura migliore in cui questa repulsione fra le nuvole, quindi fra le cariche negative, fosse ridotta al minimo. Questo identificava quello che abbiamo definito come angolo di legame, che genericamente era col 109,5 che abbiamo detto, sperimentalmente potremmo dire che è sempre così, ma in realtà invece poi abbiamo visto delle eccezioni, dovute proprio al fatto che non tutti gli elementi condividono tutti gli elettroni a disposizione e quindi in realtà la situazione era un po' diversa. Tanto più quando abbiamo analizzato per esempio la molecola di acqua, perché abbiamo detto che il centro di cariche rispetto per esempio alla CO2 non si trovava proprio al centro in modo da neutralizzare la parziale carica negativa che si formava e la parziale carica positiva che c'era sull'atomo che perdeva un po' di più l'elettrone. E quindi in quel caso il fatto che non ci fosse un centro esatto che neutralizzasse carica negativa e carica positiva determinava il fatto che in realtà la molecola dell'acqua è una molecola polare. E poi in realtà sull'acqua avremo modo di discutere e approfondire. In questo momento la prendiamo proprio come esempio, proprio per questa particolarità che ha, che appunto induce diciamo, questa forma e quest'angolo di legame che è diversa dagli altri che abbiamo diciamo, analizzato. In ultimo abbiamo visto in realtà le reazioni chimiche, abbiamo cominciato a parlare di reazioni chimiche. In realtà da questo viene fuori che le reazioni chimiche in realtà avvengono giornalmente attorno a noi sempre, probabilmente spesso non lo sappiamo che si tratta di reazioni chimiche, ma in generale invece è così. Se è vero che all'inizio delle prime lezioni ci siamo occupate della struttura della materia, adesso cominciamo a parlare di quella che viene definita in chimica la trasformazione di una forma della materia in un'altra. Ovviamente quando parliamo di reazioni chimiche, quello che vedremo spesso sarà indicare lo stato dei reagenti e dei prodotti che incontreremo.
noi scriveremo da un lato sulla sinistra i reagenti, quelli che definiamo reagenti, e alla destra di quella che è una freccia che indica appunto l'andamento della reazione, i prodotti, e che quindi possono cambiare stato in realtà reagendo fra di loro. E in questo caso, quando mi riferisco allo stato, mi riferisco allo stato gassoso, liquido, solido, acquoso, indicheremo sempre S solido, L liquido, G gassoso, AQ come acquoso e così via. Quello che però spesso succede, ma che non ci deve preoccupare, tanto ricordatevi sempre che noi non siamo a un corso di laurea di chimica, la chimica ci serve per costruirci sopra una serie di conoscenze che vi serviranno per tutto il resto, quindi noi dobbiamo fare quello che ci può servire ad avere una migliore comprensione, in questo caso soprattutto della biochimica che verrà dopo, ma comunque per avere almeno una conoscenza di base di quello che succede. Quello che vedremo è che spesso le reazioni che vengono indicate si dice non sono bilanciate. Partiamo da un presupposto intanto, ed è quello che abbiamo detto tante volte: va rispettata sempre la legge della conservazione di massa, per cui nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questo, riadattato a una reazione chimica, equivale a dire che tutti gli atomi che sono presenti all'inizio di una reazione, quindi tra i reagenti fondamentalmente, devono essere pure presenti alla fine e in uguale numero, perché altrimenti non abbiamo, diciamo, mantenuto, conservato la massa dei vari componenti. Quindi quando parliamo di bilanciamento, in realtà significa tenere in conto il numero di atomi che partecipano a quelle reazioni, che fanno parte dei vari composti e che stanno reagendo. Tutto qui. Quindi dobbiamo semplicemente porre attenzione a questi numeri che compaiono. Quindi diciamo che nasce una regola fondamentale. Bilanciare una reazione significa che noi dobbiamo tenere in considerazione il numero, vi dicevo, degli atomi che partecipano alla reazione, non cambiando le formule chimiche. Noi dobbiamo semplicemente cambiare i coefficienti in modo da mantenerli, diciamo, uguali ai due lati della reazione, quindi dai reagenti di partenza ai prodotti di arrivo. Usualmente si comincia nel bilanciare, possiamo ormai definirlo in questo modo, dato che l'abbiamo capito, gli atomi che compaiono in un solo composto ai due lati della membrana, della reazione, della freccia, ecco. Abitudine di biologia. Per cui dico, è normale che da qualche parte dobbiamo pur partire. Sicuramente si lascerà per ultimo quello che non reagisce con altri elementi, con altri atomi, e quindi da solo viene più facile da bilanciare in ultimo. Quindi quello è l'ultimo che si lascerà. Di solito, spesso per esempio, è l'ossigeno, che è presente in forma di ossigeno molecolare, quindi come O2. Però adesso, diciamo, vedremo degli esempi e quindi capiremo meglio di che cosa stiamo parlando. Visto che l'altra volta dovevamo fare degli esercizi, in realtà abbiamo cominciato guardandone qualcuno, ma non abbiamo fatto granché. Insomma, questa volta magari cerchiamo di farne qualcuno in più. Certo, questo è il gap che manca dell'essere in presenza, perché sarebbe più semplice avere una lavagna e interagire, però insomma con la tavoletta grafica proviamo a fare questa cosa, mi aiutate voi, quindi magari lo facciamo insieme. Allora, partiamo proprio dal fare un esercizio applicativo in modo da puntualizzare, diciamo, e fissare queste regole che vi ho appena detto. In questo caso intanto non c'è quello che vi dicevo prima, cioè che c'è un elemento che anche in forma, diciamo, molecolare sia singolo, quindi diciamo non c'è, per cui non cambia nulla. In questo caso, per esempio, potremmo decidere
di partire dallo ione cloro. Potremmo anche, aspettate un attimo che ho preso la penna. Ok. Potremmo partire dallo ione cloro, quindi dall'idrogeno che si trova nell'acqua, ma possiamo partire anche dal calcio. Allora, il calcio qui abbiamo presente, abbiamo un atomo di calcio e un atomo di calcio è presente qui, quindi sostanzialmente non cambia nulla. Però se guardiamo la reazione in cui è implicato quest'atomo di calcio, per esempio, qui c'è il cloro. Quanti sono gli atomi di cloro? Sono due, quindi dovremmo mettere due elementi HCl per fare in modo che siano 2 e 2. Esattamente. Io vi ricordo che noi dobbiamo guardare sempre quello che c'è scritto numericamente, a prescindere che sia pedice, allora questo è pedice, questo è apice, quindi a pedice o che sia scritto accanto. Quindi, come dite voi, giustamente, potremmo benissimo scrivere che qui ne abbiamo 2, perché qui ne abbiamo 2, qui ne mancano 2, quindi possiamo mettere un 2 qui davanti. Scusatemi la scrittura, viene male. Quindi siamo a 2 qui. Quindi in questo momento tra 1 qui e 2 di cloro, questo sarebbe bilanciato. Andiamo agli atomi di idrogeno. Gli atomi di idrogeno qui a sinistra quanti sono? 4. 2. Esattamente. Allora, chi è che ha detto 2 ha attenzionato tutta la reazione? Giusto. Dobbiamo guardare tutta la reazione, non solo un semplice composto. Qui ce ne sono 2, ma qui ce ne sono altri 2, quindi sono 4. Da questo lato come siamo combinati? Quanti ne abbiamo? Solamente 2. 2. Quindi? 2. Ne aggiungiamo Cosa un 2 facciamo davanti. per bilanciarla? Aggiungiamo un 2. Aggiungiamo un 2. Ok. Quindi 4 sono qui e 4 sono qui. D'altronde qui non abbiamo aggiunto niente, quindi non ci aspettiamo che cambi altro. Qui abbiamo aggiunto 2, abbiamo equilibrato la reazione e l'ossigeno. Ossigeno, quanti ne abbiamo qui? 2 e 2. L'ossigeno è già bilanciato. Quindi, secondo voi la reazione è bilanciata così? Sì. Ho sentito un sì timido, ma gli altri non li sento. Sì. Guardiamo, Sì, è bilanciata. vi ripeto, voi dovete guardare i singoli atomi degli elementi. Quindi il calcio, l'idrogeno, il cloro e l'ossigeno. Guardatevi singolarmente. Vedete se c'è qualcuno che vi sembra che non sia bilanciato. Allora facciamo così, perché se aspetto che mi rispondete singolarmente. Allora, il calcio è bilanciato? Sì. Ok. Il cloro è bilanciato? Sì. Okay. No, il cloro L'idrogeno... non è bilanciato. Ah sì, allora, scusi, visto male. Okay. No, va bene che ci sia un'interazione, perché sennò... vi dicevo, l'idrogeno è bilanciato, sempre dobbiamo guardare tutta la reazione, ok? Sì. Sono 4. Abbiamo detto sì? Sì. Gli altri potete rispondere comunque, non vi preoccupate, non vi picchio. Anche se sbagliate, anzi, bene che sbagliamo ora. L'ossigeno? Sì. Bilanciato. Sì, pure. Perché qui ne abbiamo 2 e qui ne abbiamo 2. Stiamo attenti a dove sono questi numeri, perché ogni tanto ci prendono in giro e ci fanno perdere un po' la cosa di diciamo la posizione corretta. Facciamone un altro. Allora, qualcuno che cominci. Ve lo dico io da dove partire, così almeno partiamo meno. Ovviamente guardiamo della freccia, quindi dico in ogni caso guardiamo a destra o a sinistra, non cambia niente, tanto lo guardiamo in entrambi i lati. Guardiamo il carbonio come è combinato. Servirebbe un 3 che moltiplica CO2. Gli altri che dicono?
Che dobbiamo aggiungere un Dobbiamo aggiungere un 6. 6, perché non c'è un carbonio, cioè non lo moltiplica. Fosse tutto ossigeno, sì. Esattamente. Quello che aveva detto il collega, giustamente, era stato tratto in inganno perché ha pensato che c'era il 2 qui, ma il 2 è sull'ossigeno. Per essere per tutti deve essere scritto così. Se dentro parentesi noi l'abbiamo scritto così, allora il 2 vale per entrambi gli atomi dei due elementi, ma se è scritto soltanto a pedice di 1, vale solo per 1. Ok? Diversa cosa se lo mettiamo davanti. Se lo mettiamo davanti, moltiplica tutti gli atomi degli elementi coinvolti nel legame della molecola. Ci siamo su questa cosa perché è bene che la chiariamo adesso, perché per adesso sono semplici questi qua, però dico sono delle cose su cui dobbiamo stare attenti. Quindi se ce le abbiamo entro parentesi e c'è un pedice, moltiplica tutti. Se ce lo abbiamo soltanto a pedice di un atomo, moltiplica solo quello, quell'atomo di quell'elemento. Se ce l'abbiamo come coefficiente davanti, allora moltiplica tutti. Queste sono le regole, ok? Allora, torniamo al numero del carbonio. Il carbonio, mi avete detto che dovevamo aggiungerne 6 a sinistra? Sì. Ok, mettiamo un 6 qua. Ok, andiamo con l'idrogeno, perché vedete qui c'è l'ossigeno da solo, quindi come vi dicevo prima, chi è da solo lasciamolo all'ultimo, che lo possiamo gestire in qualche modo. Allora, Dobbiamo l'idrogeno aggiungere come è combinato? Dobbiamo sei. aggiungere un 6. Ok. Qui? Sì. Qui davanti? Sì. Ok. Quindi 6 per 2, 12. 12. 6 carbonio, 6 carbonio. Perfetto. Ci rimane l'ossigeno. Come siamo combinati con l'ossigeno? Allora, qui quanti ne abbiamo? Da qui. 18. Allora, la collega dice qui sono 18. Qui quanti sono? 12. Qualcuno ha qualcos'altro da dire? No, questo qui non è... questo qui... no, era un numerino che forse era scritto sotto nel libro che era più di prima. C'è una vista, io ora lo sto vedendo. Ho detto, perché dice 18? Ora l'ho capito. Allora, fate finta che questa cosa qui non c'è scritta, ok? Se non c'è scritta, quanti sono? E comunque ci va un 6 dallo 2. Sono 8. Sono 8, infatti, sono 8. Perfetto. Quindi, per bilanciarla, dicevamo, mettiamo qui davanti qualcosa? Il 6. Allora, se mettiamo un 6 qui, quanto diventano? 6, 12 e 6? 18. Ok. Quindi, ricapitoliamo. Carbonio bilanciato? Sì. Sì. Idrogeno bilanciato? Sì. Ossigeno bilanciato? Sì. Perfetto. Allora, poi ci siamo chiariti. Perfetto. Andiamo avanti. Vediamo un altro esempio. Magari cercando di complicare un po' più la storia. Partiamoci sempre con la stessa regola. Ditemi, partiamo sempre col carbonio, perché il carbonio in genere si parte dal carbonio all'idrogeno, di solito, poi chiaramente se ci sono altri elementi poi si decide. Partiamo sempre col carbonio noi. Bisogna aggiungere un 4. Un 4 davanti al carbonio a destra. Quindi fra i prodotti. Ok. Sì. Ok. Quindi il carbonio ce lo siamo giocato. Andiamo all'idrogeno. Bisogna aggiungere un 5. Dove? Sempre tra i prodotti. Ok. Perfetto. Sono 10 e 10. Andiamo all'ossigeno. Quanti sono?
13 a destra, quindi Qua quanti sono? dove? 2. Ok, qua sono 2, qua sono? A destra quanti sono? 13. 13. Quindi, cosa vi immaginate intanto? Cioè, intanto cosa dovremmo fare noi? Aggiungere reagenti. No, al di là di aggiungere reagenti, dico, per bilanciare l'ossigeno, cosa dovremmo fare? Dovremmo ottenere lo stesso numero tra reagenti prodotti. Sì. Qual è il problema che si pone stavolta? Che è dispari. È proprio questo. Cioè, se noi ci troviamo in una situazione del genere in cui è dispari, che cavolo facciamo? Dividiamo, non è che lo possiamo dividere. Cioè, sembra una cosa da cui non usciamo. In realtà, che è una cosa che si pone in realtà come problema, quello che dovremmo fare è per fare spuntare, diciamo, per bilanciare e toglierci di mezzo questo problema del bilanciamento con un dispari, potremmo mettere qui una frazione, cioè tipo 13 mezzi, perché questo si elimina e rimane 13 qui. Il problema qual è? Il problema è che sostanzialmente si potrebbe anche fare così, ma non è usuale utilizzare frazioni, perché noi siamo abituati in genere a utilizzare numeri interi. Quindi in realtà la cosa da fare, perché qui in realtà non è corretto neanche dire questa cosa di qua, perché qui non potremmo andare a eliminare 2. Per eliminare 2, che questo non è corretto, mi avreste dovuto correggere voi, perché in realtà io non posso eliminare un pedice di una molecola, di un elemento che riesce a reagire e ad essere un elemento molecolare, cioè nel senso sono due atomi di ossigeno che reagiscono, io non ne posso togliere uno, io posso andare a fare una cosa del genere quando ci sono dei numeri che sono fuori e che non mi vanno a cambiare la struttura. Ecco perché vi ho scritto questa cosa, perché altrimenti quello che vi dicevo prima quando vi ho detto noi possiamo cambiare i coefficienti, ma non è che dobbiamo cambiare la struttura di quello che c'è. Allora, non potendo fare questa cosa di qua, non potremmo moltiplicare il 2 a tutti. Si può moltiplicare per 2. Esatto. Bravissimi. Questo è, fondamentalmente questo è, cioè alla fine, anziché fare questa cosa di qua, si può benissimo fare quello che avete detto, cioè moltiplicare tutto per 2. Quindi significa moltiplicare qui, giustamente ora sì che lo possiamo, si possono eliminare il 2 e il 2. Qui rimane il 2, qui diventa praticamente da voi aspetto. Se moltiplichiamo tutto per 2 che diventa? 8. 8 e poi Esattamente. Perché in ogni caso ricordiamoci sempre che qui c'è 2. Ok? Quindi in questo caso riequilibriamo comunque, perché non è una cosa che non riusciamo a fare perché cioè, perché alla fine non riusciamo, cioè potremmo anche lasciarli i numeri i frazionati, ma il problema è che non lo facciamo perché non si usa lasciare numeri frazionati, cioè non lo troverete mai voi una reazione in cui trovate delle frazioni. Quindi il fatto di moltiplicare tutto per 2 ci aiuta perché così almeno riusciamo a equilibrare tutta la situazione. Facciamo un altro esempio. Ma prof, scusi. Sì.
Al posto che moltiplicare tutto per 2, no? Sì, Non si poteva bilanciarla anche normalmente, cioè tipo 2, 9, 8 e 10. 2, 9, 8 e 10 che cosa? Ah no, niente, ho fatto male i Il calcoli. problema era l'idrogeno, capito? Avevi ragione tu di quello che hai detto, ma è l'idrogeno che ci squilibra tutto, perché ogni volta lo dobbiamo andare a riallineare, è come se fosse una coperta corta. Proviamo a fare la stessa cosa qui, Grazie. prego. Proviamo adesso a fare la stessa cosa qui. Allora, ditemi voi. Partiamo sempre col carbonio. Dobbiamo mettere un 6 nei prodotti davanti al carbonio. Partiamo la cosa più facile. L'idrogeno? Un 7. Quindi l'ossigeno qui quanto sono? È la stessa cosa, cioè i totali sono 19. 19. Infatti. Dall'altra parte invece se ne dovessimo mettere un 9 sono 18, quindi è sempre dispari. Quindi cosa possiamo mettere? La frazione quale sarebbe intanto? 19 mezzi. Esattamente. 19 mezzi. Con 19 mezzi riusciamo ad ottenere la stessa cosa. Anche qui, se facciamo la stessa cosa e moltiplichiamo per 2, diventerà 2 qui, 19 qui, diciamo, togliendo questo qui diventa 12, ovviamente, moltiplicando per 2, e qui diventa 14. E così riusciamo a risolvere. Quindi, come vedete, esistono le frazioni, però alla fine la possibilità c'è di poter risolvere e sostituire, però dobbiamo semplicemente cercare di trovare la cosa più facile che ci possa aiutare nella soluzione. Sono situazioni che si pongono, per cui alla fine è la cosa più facile da fare. Allora, un'altra situazione chiaramente un po' diversa è quando abbiamo delle reazioni in cui sono coinvolte degli ioni che invece sono poliatomici, tipo questi SO3, PO4, che chiaramente in genere questi qua rimangono sempre intatti. Cioè, come vedete ai due lati della freccia, non vedete cambiare coefficienti. Quindi in realtà loro rimangono intatti. Ovviamente quello che cambia è l'altro elemento che si trova a reagire con loro in queste molecole. Quindi, per intenderci, in questo caso il sodio e l'idrogeno. La stessa cosa varrà per l'altra parte. In realtà qui se volessimo bilanciare sarebbe più facile, diciamo, andare a bilanciare, perché se guardate i pedici, giusto, se noi abbiamo detto che questo non cambia, quindi come se li dovessimo ignorare e guardiamo soltanto gli elementi, cosa succede? Qui il sodio, cioè guardiamo il bilanciamento, no? Qui il sodio quanti sono? 2. Qui quanti sono? 3. Ok. Secondo voi come si potrebbe bilanciare? Che in questo caso non è un problema di moltiplicazione, perché là moltiplicavamo, ma ci venivano sempre dispari. Anche perché se mettevamo un numero pari ci sbilanciavamo di nuovo gli idrogeni. In questo caso che è il solo che cambia, come lo possiamo cambiare? Metto il 3 nei reagenti e il 2 nei prodotti. Ok.
Ma non ci preoccupiamo se sfalsiamo poi lo ione poliatomico, perché è vero che abbiamo detto che non cambia. Potrebbe intaccare quello, giusto? Perché noi abbiamo detto che un coefficiente messo davanti moltiplica tutti. Però Guardiamo un attimo l'idrogeno. facciamo lo stesso negli idrogeni. Bravissima. Guardiamo gli idrogeni. Allora, l'idrogeno qui quanti sono? 3. Nell'acido fosforico sono 3 e nell'acido solforoso? E quindi? Quindi facciamo la stessa Anche cosa, qui. siamo un 3 e un 2. Dove? È il 3 tra i prodotti e il 2 tra i reagenti. Ok. Secondo voi così è bilanciato? Sì. Guardiamo bene tutti quanti, ovviamente anche gli ioni poliatomici, perché il fatto che vi ho detto usualmente non cambiano, dobbiamo stare attenti che non siamo stati noi però a cambiare. Cioè loro non cambiano genericamente, ma se noi sbagliamo a mettere i coefficienti cambiano. Guardate sia gli ioni poliatomici sia singolarmente gli altri elementi che sono implicati nella reazione, quindi il sodio e l'idrogeno sostanzialmente. È bilanciata. È bilanciata? Sì, è bilanciata. Perfetto. Quindi come vedete in questo caso effettivamente la regola diceva che genericamente gli ioni poliatomici non cambiano e c'è finita bene perché in questo caso anche se l'elemento che faceva parte della molecola comunque cambiava, cambiando il pedice, comunque il coefficiente, in questo caso non tanto il pedice, cambiando il coefficiente, in realtà riusciamo a riequilibrare tutto quanto. Quindi questo è il modo giusto di procedere nel caso in cui ci sono ioni poliatomici. Ovviamente facciamo un altro esempio e questa volta ditemi voi cosa dobbiamo fare, anche perché come vedete un po' la situazione stavolta cambia. Allora, ditemi da dove volete partire. Partiamo dal calcio? Ditemi. Dal carbonio? Da dove volete partire? Partiamo sempre dal carbonio. Fa simpatia. Partiamo dal carbonio. Allora, che fa il carbonio? Allora, tra i reagenti 2, anche tra i prodotti. Quindi il carbonio per questo l'avevi scelto, perché già avevi visto che si autoeliminava. Esatto, praticamente non dobbiamo fare niente. Ottima strategia. Così eravamo già rincuorati, almeno per qualche cosa. Andiamo al calcio allora. Dobbiamo aggiungere un 3 tra i prodotti. Ok, già ci siamo fregati il carbonio comunque, te lo volevo dire. Da che era pari. Ok. Andiamo avanti. Per bilanciare il potassio si potrebbe fare quello che abbiamo fatto prima. Perché sono tra i reagenti sono ce ne sono due. Invece nei prodotti ce ne sono tre. Quindi come coefficienti stoichiometrici potremmo mettere 3 tra i reagenti e 2 tra i prodotti. Mi piace questa strategia. Ti seguo. Continuiamo. Perché come vedete è una coperta corta, ne aggiustiamo uno e ne sfalziamo un altro. Quindi il problema sarà trovare. Non lo so, ditemelo voi. Ah, è un'affermazione. Sì. Bilanciata, sì. E lo ione poliatomico come lo siete giocati? Perché non l'abbiamo calcolato di striscio. È vero che io vi ho detto non cambia genericamente, ma proprio manco l'abbiamo considerato. Perché è una cosa che questa non abbiamo visto mai. Quando moltiplichiamo nei prodotti non si moltiplica per 2. Corretto. Allora, quello ve lo sto attenzionando proprio perché magari potrebbe succedere che un'altra volta lo incontriamo.
E come vedete, qui poco fa ce l'avevamo tutti già così e rimanevano senza variazione. Qui ce l'avevamo dentro parentesi, ok? Però c'era un 2 che moltiplicava tutto, ok? Quindi questo significava che noi ne avevamo 2 di arsenico e 8 di ossigeno. L'importante è che qui, quando noi tiriamo fuori dalla parentesi, perché comunque qui partevamo da un solido, come vedete, che è l'arsenato di calcio, e poi l'arsenato di potassio diventa acquoso, quindi è normale che cambi la formula. Però fondamentalmente non devono cambiare i coefficienti, cioè nel senso devono rimanere invariate le formule di struttura. Quindi quello che dobbiamo andare a vedere è se noi abbiamo bilanciato, anche se non riscriviamo più entro parentesi, mantenendo sempre le stesse proporzioni. E così è stato, come avete detto giustamente voi, perché l'arsenico comunque ce ne sono 2 e qui ce n'erano 2 perché moltiplicava, e l'ossigeno che ha il 4 sempre davanti, col questo 2 comunque moltiplicandolo diventano 8. Quindi mi raccomando sempre di attenzionare quello che succede agli ioni poliatomici. Non è che succede sempre come chi è che era partita dal carbonio poco fa a bilanciarlo? Io. Silvia? Chi Sì, sei? sì. Silvia? Silvia. Ok, e non so perché mi ricordo il tuo nome, forse perché la prima volta che ho chiamato l'appello ti ho visto che avevo la cosa accesa e quindi sei rimasta impressa la tua voce. E come ha detto giustamente Silvia, il fatto di partire dal carbonio, perché abbiamo detto che partiamo dal carbonio, ci aiuta, però non dobbiamo mai tralasciare quello che vi ho detto adesso, cioè di non sottovalutare il fatto della presenza di ioni poliatomici che in qualche modo potrebbero andare a cambiare poi diciamo a destra, quindi nei prodotti. Quindi è una cosa che dobbiamo sempre controllare. Quindi fondamentalmente la cosa fondamentale da dire è che queste reazioni che abbiamo visto ci dimostrano come la cosa più importante da controllare sia il fatto che si ritrovino sempre i vari atomi degli elementi che diciamo partecipano alle reazioni, si ritrovino sempre nelle varie proporzioni e quindi abbiano sempre lo stesso numero, presentino sempre lo stesso numero di atomi sia a sinistra che a destra, quindi sia fra i reagenti che fra i prodotti. Molti dei composti che noi abbiamo visto in realtà reagiscono in acqua, per cui la domanda che ci si pone è come facciamo a predire se quello che noi mettiamo in acqua, quindi in realtà quel composto ionico, reagirà o meno, e se reagirà cosa farà? In generale, quando un composto ionico posto in acqua reagisce, quello che succede è che gli ioni si separano e quindi si dice entrano in soluzione, poi lo vedremo ampiamente, entrano in soluzione, il che significa che, dato che la molecola dell'acqua è una molecola polare, in realtà quello che farà è reagirà con questo ione che ha una carica, quindi possono reagire, e in quel caso vedremo che quando una specie, quindi un elemento entra in soluzione, in realtà verrà solvatato, si dice, cioè verrà attorniato, lo ione verrà attorniato dalle molecole di acqua. Poi vedremo come parziali cariche, ma insomma non è il momento di complicare la situazione, però entra in soluzione. Quindi significa che reagisce con l'acqua. In questo processo di reazione con l'acqua, quello che succede al composto ionico è che si dissocia. Quindi la dissociazione non è altro che la separazione degli ioni che compongono il composto ionico nel momento in cui si trova in acqua. Tipico esempio è l'NaCl, cioè il cloruro di sodio. Quando noi lo mettiamo in acqua in realtà si scinde in Na e Cl-. E questo è il motivo per cui quando noi lo mettiamo in acqua, ovviamente applicando un'energia termica o energia meccanica o entrambe, perché solo una non basta, cioè mescolando l'acqua quando noi mettiamo il sale e soprattutto fornendo temperatura che aumenta la velocità delle molecole, del movimento delle molecole, ma questo poi lo vedremo, fondamentalmente permette
l'aumento, si dice, del numero di urti efficaci, che quello che faranno sarà appunto permettere la reazione fra lo ione e la molecola di acqua che è polare, vi dicevo. Quindi in realtà questo è un esempio tipico. Anche il nitrato di argento è la stessa cosa, per esempio, che anche messo in acqua di solito dissocia, e quindi quello che succede è che possono reagire o meno col composto con il cui stanno reagendo, e quindi in questo momento stiamo parlando ovviamente di acqua. Quindi genericamente spesso però succede che cosa? Che quando noi mescoliamo, per esempio, in acqua, perché stiamo parlando di questo, più composti ionici, in realtà può succedere una cosa, cioè questi composti ionici dissociano, quindi rilasciano i vari ioni, che poi possono interagire anche fra di loro e quindi formare, perché poco fa l'avete visto, da un lato per esempio trovavamo un solido e poi a destra trovavamo un liquido, quindi in realtà possono cambiare lo stato. Quello che potrebbe succedere è che potrebbero reagire fra di loro alcuni di questi ioni che vengono rilasciati e formare un composto insolubile in acqua, che arrivato a quel punto quello che farebbe sarebbe precipitare, perché ciò che non entra in soluzione, quindi che non reagisce con l'acqua, in realtà potrebbe benissimo reagire fra di loro quando non reagisce con l'acqua, e quindi formare un solido, diciamo. Questo per esempio è quello che succede se mescoliamo il cloruro di sodio e il nitrato di argento, che erano proprio i due esempi che facevo poc'anzi, che sono formati dagli ioni Na più e Cl- e Ag più e NO3-. In quel caso, praticamente, quello che può succedere è che ci sono, per esempio, l'argento e il cloro che possono interagire fra di loro e formerebbero un composto insolubile in acqua, che quindi in realtà precipiterebbe, mentre gli altri due ioni non farebbero nessuna reazione perché sarebbero entrati in soluzione, quindi non formerebbero nulla. A destra, se dovessimo scrivere una reazione. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare nel dirvi che quando noi mescoliamo più composti ionici, in realtà quello che succede è che se qualcosa reagisce fra di loro e quindi cambia stato e forma, per esempio, come in questo caso, un precipitato, è avvenuta una reazione evidente, per cui noi nella reazione lo evidenziamo, lo scriviamo. Ma ciò che resta, che è solubile in acqua, potremmo anche non scriverlo. Cioè, nell'equazione ionica vera e propria, noi potremmo non inserire gli ioni che non determinano, diciamo, una reale formazione di un altro composto. Quindi è questo, cioè quelli che non hanno formato qualcosa in particolare, come lo stato di cui vi parlavo prima del cloruro di argento, e non inseriremo perché in realtà nel computo di dirci la reazione, cosa è successo all'interno della reazione ionica netta, potremmo non scriverli, e sono quelli che vengono evidenziati e identificati come ioni spettatori. Proprio spettatori perché in realtà non determinano un cambiamento nello stato dei composti ionici iniziali, e quindi teoricamente possiamo in quel caso non comprenderli, o almeno non evidenziarli nella reazione bilanciata, cioè nella reazione diciamo ionica netta, quindi nella reazione finale. Quindi questi ioni spettatori, è possibile certe volte che vi ritroviate delle reazioni in cui non capite quello che è successo, ma in realtà certe cose si omettono perché sono quasi scontate, nel senso che diamo per scontato che sia così, ma questo lo possiamo soltanto diciamo affermare quando poi avremo un po' più di dimestichezza anche con i vari composti, perché magari avremmo imparato, li avremmo sentiti più spesso, quindi sappiamo anche come si comportano. Va bene, allora prima di andare avanti io direi facciamo i soliti 5 minuti di pausa e poi ci ritroviamo qui.
Prof, scusi. Io sono Malagoli, sono entrato. Ah, sì, ora ti metto la presenza. Ok. Grazie mille. A dove? A dopo. Nulla.
Eccomi. Chi mi aveva detto che era entrato dopo era Malagoli. Esatto, sì. Ok. C'ero rimasta male che oggi non c'eri, perché forse avevo detto giusto per la prima volta il tuo cognome, e tu giusto No, non c'eri. veramente? Allora, magari per Allora, quello, perché non essendoci... Malagoli. No, Scusa, non ti chiami Malagoli. Malagoli? Malagoli. Ma Ormai... come? Però vabbè, ormai cioè, mi tengo Malagoli, perché anche qua di Allora ho fisica sbagliato a mettere l'accento, perché l'accento non va messo sulla A, va messo sulla O. sulla O. Aspetta, Hai ho visto? Ho messo sulla O. sbagliato. Vabbè, Mi pazienza, sentivo pazienza. preparata oggi, mannaggia. Neanche questa volta ce l'ho fatta. Ci provo la prossima. Pazienza. Va bene. Accetta il mio impegno, dai. Apprezza il mio impegno. Ma sì, prof, non si prova, tanto alla Ci fine. provo. Casomai dica a te, Guarda, Giovanni, a questo punto, tanto va bene, tanto so come? che sono io comunque. No, ma guarda, io dice a me che con il mio cognome, guarda, sono 50 anni che sento queste stupidaggini sul cognome, non ti posso dire, ovviamente, tutte le storture, diciamo, che ho dovuto subire, ma insomma, vabbè, Vabbè, dai, me ne sono fatta una pazienza. ragione. Ma Me ne sono sì. fatta una ragione. Ce la faremo. Allora, si era tolto la condivisione. Allora, perfetto. Quindi, in generale, partendo da questo discorso degli ioni spettatori, quello che succede è che quando appunto questi ioni entrano in soluzione, comunque reagiscono fra di loro, questi composti ionici sciolti in acqua, in realtà quello che può succedere sono una serie di possibili eventi. Il primo è che due ioni formano un solido insolubile in acqua, e questo è l'esempio che abbiamo proprio visto poc'anzi quando ho parlato del cloruro di argento, per esempio. Un'altra situazione è che due ioni che reagiscono formano un gas che fuoriesce dalla miscela di questa reazione. Esempio su tutti, diciamo che può essere per esempio il bicarbonato di sodio che reagisce anche con l'HCl, per esempio, e in quel caso quello che succede è che si forma un gas che è la CO2 e questo chiaramente esce fuori dalla soluzione come gas. Però quello che in realtà ci risalta poi subito all'occhio è che in una reazione del genere ciò che reagisce è soprattutto lo ione bicarbonato, che sarebbe HCO3 meno, perché il bicarbonato di sodio è Na e HCO3. Quindi lo ione bicarbonato è HCO3 meno. In realtà è questo che reagisce in acqua e che forma CO2 più acqua. Il sodio è lo spettatore di cui prima, che non reagirà con nulla, rimarrà lì in soluzione, e quindi fondamentalmente se dovessimo scrivere la reazione bilanciata, diciamo l'equazione ionica netta, potremmo benissimo scrivere lo ione bicarbonato, quindi quell'HCO3- di cui parlavo, che reagisce in acqua e che forma appunto CO2 e acqua, che reagisce in acqua come solvente universale. Ovviamente reagisce in quel caso con il ione H+ dell'acido cloridrico che vi dicevo, con cui reagisce, e fondamentalmente poi forma acqua e anidride carbonica. Questo è un esempio giusto per dire quello che può succedere, ma non è l'unico. Ovviamente ci sono tante situazioni in cui questa cosa si ripete. Un'altra condizione, per esempio, è il fatto che un acido neutralizzi una base. L'acido citrico
è il bicarbonato di sodio, è un esempio. Per esempio spesso si prende anziché l'acqua col bicarbonato da sodio, che il bicarbonato è una base, per neutralizzare l'acidità si prende già miscelato con il limone, il che significa che già si sono neutralizzati e quindi la funzione che dovevano svolgere, che era quella di neutralizzare l'acidità, diciamo, viene meno già a monte. Capisco che non è piacevole prendere l'acqua col bicarbonato perché non è un buon sapore, ma se l'idea è andare a neutralizzare un acido, ci vuole una base e non una base che già sia stata neutralizzata da un acido. L'altra possibilità che si può verificare è che appunto uno di questi ioni può ossidare l'altro, e adesso vediamo cosa significa ossidare, e fondamentalmente quindi cambiare anche lo stato, diciamo, degli atomi, diciamo, che hanno degli elementi che hanno partecipato a quella reazione. E fondamentalmente quello che succede più spesso fra questi in realtà è proprio la condizione in cui c'è la reazione fra ioni che porta alla formazione, cioè il punto 1 sostanzialmente, che porta alla formazione di un solido insolubile in acqua. Quindi in realtà questa è una delle condizioni che si verifica maggiormente. Allora, guardiamo un po' questa reazione, proprio per vedere cosa succede. In questo caso quello che viene scritto è che abbiamo una soluzione di cloruro di... Aspettate che... la penna. Abbiamo una soluzione di cloruro di rame che viene aggiunta a una soluzione di solfuro di potassio. Ok? Quello che si forma è un precipitato che è il solfuro di scusate un attimo. Pronto? Pronto? Sì, prof, sentiamo. Ok, perfetto. Andata via la connessione, ma... E quindi dicevo, fondamentalmente, se si forma alla fine il solfuro di rame, come avevo già detto prima. Quindi in questo caso, se noi dovessimo scrivere l'equazione ionica netta della reazione, cosa dovremmo fare, secondo voi? L'equazione ionica. Mancherebbero... No, aspetta, no, stavolta non è di bilanciamento che parliamo. No, Io mancherebbero vorrei degli scrivere ioni. tutta... Come? Dicevo, mancherebbe il potassio e il cloro che sono sottintesi. Esatto, quindi se noi la volessimo proprio scrivere in modo, vi dicevo, ionico in questo modo, cioè se dovessimo proprio scrivere l'equazione ionica netta, quindi significa scrivere tutto quello che c'è. Devo aggiungere K e Cl. Quindi quello che dovremmo fare, allora dovremmo scrivere Cu, giusto? 2 più 2 Cl meno più 2 K più S 2 meno che dà CuS. Ok? In questo caso, come avete detto giustamente voi, siccome né il potassio
né il cloro sembrano reagire formando quel composto insolubile di cui parlavamo prima, sarebbero quelli che vengono identificati come ioni spettatori. Allora possiamo benissimo scrivere direttamente la reazione in questo modo, cioè direttamente bypassiamo tutto e scriviamo Cu2 più S2- che dà CuS. Ovviamente, perché si scrive la reazione inizialmente? Si scrive perché noi, se avessimo fatto reagire solo questo, ovviamente non avremmo avuto lo zolfo. Quindi non potevamo formare mai questo solfuro di rame. Quindi va da sé che l'equazione va scritta per forza per intero. Però poi spesso succede che voi vi ritroviate questa situazione di qui. E allora non è che abbiamo eliminato qualcosa, perché sennò viene meno tutto quello di cui ho parlato all'inizio, che ho fatto 3 ore a dirvi la legge della conservazione di massa, la legge della conservazione di massa, e poi alla fine facciamo scomparire cose. Noi non siamo maghi, non facciamo scomparire nulla, però questa è una cosa che si suole fare, cioè nel momento in cui avviene una reazione e ci sono alcuni ioni che risultano appunto spettatori perché non formano un composto insolubile e quindi non formano un precipitato, cioè non formano precipitato, quindi non c'è niente di evidente, rimangono in soluzione, possiamo metterli. Quindi non è che poi noi ci ritroviamo questa situazione e diciamo ma da dove l'abbiamo presa? Cioè il motivo per cui si va direttamente diciamo, al dunque è proprio per questo, perché in realtà si cerca di evitare di fare confusione, nel senso di aggiungere delle informazioni che non ci servono nel computo di capire che cosa è successo in quel frangente. Questo era un esempio giusto per farvi capire il fatto degli ioni spettatori che possiamo anche omettere nello scrivere diciamo, una reazione. Un'altra cosa che... sì. Quindi Sì. guarda, l'equazione ionica netta è l'ultima? Sì. Ok. Sì, è questa qui, quella netta bilanciata. Cioè bilanciata, quella netta in realtà. Ionica, chiamiamola netta, non è bilanciata. È anche bilanciata in realtà. Vi dicevo, un'altra cosa che dobbiamo guardare, di cui dobbiamo diciamo, parlare un attimo, che ovviamente non possiamo imparare a memoria, non è che io ve l'ho messi qua perché ora pretendo che voi li impariate a memoria, le imparerete facendo le reazioni perché poi vi ricorderete sempre che cosa faceva chi e quindi genericamente non è un problema. Diciamo che è possibile che ci siano di quei 4 modi che abbiamo visto, diciamo, di reagire, questi che abbiamo visto poc'anzi, quello di formare il precipitato insolubile, di neutralizzare l'acido alla base, tutte quelle possibilità di prima. In realtà, vi dicevo, quella di formare un composto insolubile è quello più comune. E quindi fondamentalmente è possibile in realtà, conoscendo un minimo gli ioni che partecipano alle reazioni, predire la solubilità, diciamo, e quindi anche il fatto di poter formare poi dei composti insolubili in acqua, utilizzando anche degli specchietti come questa che un minimo, diciamo, ci aiutano dicendo che cosa si formano, perché come vedete sulla parte superiore sono presenti qui in questa parte di qui, sono presenti tutti quelli che solitamente sono solubili, quindi significa che tutte le reazioni in cui saranno coinvolte ioni come questi, per esempio il cloruro, il bromuro, lo iodure, tutti quelli del primo gruppo per esempio sono questi, formano in generale anche i solfati, quindi anche gli ioni poliatomici, cioè non soltanto quelli mono, o lo ione acetato per esempio, sono tutti composti che sono solubili in acqua, quindi genericamente formano dei composti, sono solubili, quindi non rientrano diciamo, tra quelle che dicevamo prima. In questo caso lo possiamo predire che saranno solubili in acqua, quindi non formeranno un precipitato. Cosa differente invece fra quelli che sono normalmente insolubili. Quindi se già, non volevo cancellarlo, volevo sottolinearlo, se già
di loro, diciamo, non sono insolubili, diciamo, possiamo farci qualche conto, quindi dobbiamo stare attenti su che cosa si forma. E in questo caso ci sono i carbonati. Ovviamente, come vedete qui, c'è scritto a volte delle eccezioni, ma non sono le uniche. Questo per dire, sono delle linee guida che ci diranno che quando ci sono presenti questo tipo di ioni potrebbe essere insolubile il composto, ma poi dipende, perché come vedete qui vi dice eccetto quelli con lo ione ammonio, per esempio, o eccetto quelli con l'idrossido di calcio, cioè ci sono poi delle eccezioni, quindi non possiamo generalizzare. Sicuramente genericamente è così, poi risulta generico, diciamo, all'usuale, quindi al continuamente presente, e questo è un altro discorso. Ok, detto ciò, ovviamente adesso dobbiamo cominciare a parlare di un'altra di quelle cose, ma perché ridi? Non rido perché di solito so che in generale le reazioni di ossidoriduzione sono molto odiate, ma in realtà il problema qual è? È meglio che ce le facciamo piacere, perché specialmente in biochimica la maggior parte delle reazioni importanti sono reazioni di ossidoriduzione. Quindi questo non significa che noi ci metteremo, vi metterete poi a fare la biochimica, perché noi faremo solo la parte, diciamo, propedeutica, nei vari processi che incontrerete vi metterete a fare reazioni di ossidoriduzione, ma almeno capire come individuare velocemente una reazione di ossidoriduzione, quello quantomeno vi può essere d'aiuto. Quindi fondamentalmente la prima cosa che dobbiamo dire, proprio come definizione di reazione di ossidoriduzione, è che viene anche detta redox. Quindi già è la prima cosa che possiamo dire, e questo forse ci piace di più, che è più una forma più sincopata, diciamo, dell'addizione. Dopodiché, come abbiamo detto quando abbiamo definito i legami ionici e i legami covalenti, in questo caso le reazioni di ossidoriduzione sono caratterizzate da trasferimento di elettroni. E in questo caso significa che gli elettroni vengono trasferiti da una molecola a un'altra. Non ci può essere un'ossidazione senza una riduzione. Cioè, se una molecola si ossida, ci sarà qualcuno che si riduce. Non è possibile che non siano reazioni accoppiate. Cioè, devono coesistere. Poi, che noi guardiamo una reazione che si occupa di vedere il trasferimento di elettroni da una molecola a un'altra direttamente, o da una molecola a quello che verrà definito un trasportatore di elettroni, che di solito è accoppiato sempre con gli enzimi che catalizzano le reazioni di ossidoriduzione, quello è un altro discorso, ma non ha importanza. In ogni caso si materializza sempre la stessa situazione, cioè un accoppiamento tra l'ossidazione e la riduzione. Cosa intendiamo per ossidazione? Questa è quella che dobbiamo metterci in testa e non dimenticare mai più. Quando noi parliamo di ossidazione, genericamente ci riferiamo alla perdita di elettroni. Ovviamente viceversa, quando parliamo di riduzione, ci riferiamo all'acquisto di elettroni. Ok? Se dovessimo, per esempio, analizzare questa situazione, ok? Cioè, difficilmente si pone, perché ci sono due atomi che reagiscono, quindi genericamente sono molecole, e quindi la situazione è più complessa. Però potrebbe succedere, giusto per capirlo, in questo caso proprio che cosa succede. Guardiamo lo zinco da solo. Partiamo con lo zinco, come facevamo col carbonio poc'anzi, no? Allora, lo zinco qui non ha nessuna carica scritta. Qui da questa parte ci spunta un 2 più. Allora, prima cosa, quando non c'è scritto nulla è come se fosse scritto 0. Prima regola. Seconda regola, non vi fate influenzare dal fatto che noi abbiamo detto ossidazione, perdita, riduzione, acquisto. Quindi il fatto che io veda qui 0 e poi veda qui un 2 più mi faccia
pensare subito che io ho acquistato qualcosa, perché se ho 2+, ne ho di più, secondo me, e quindi mi sono ridotta, perché la situazione è esattamente l'opposto. Il termine ossidazione e riduzione si riferisce al numero di ossidazione. Il numero di ossidazione è quello che noi scriviamo sopra, che indica la carica. Da dove esce questo 2+? È lo 0 di conseguenza. Ci ricordiamo che nelle prime lezioni, ora non ricordo quando, parlavamo di un elemento e dicevamo tutti gli elementi partono che sono neutri, cioè hanno stesso numero di protoni ed elettroni. Poi ovviamente quando reagiscono perdono elettroni perché nella guscio, quindi gli elettroni di valenza possono essere persi, acquistati, allora la situazione di cariche cambia. Come cambia? Dipende come cambia, perché se io scrivo prima 0 e poi scrivo +2 o 2+, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che è cambiato qualcosa a livello di carica, perché qui avevo lo stesso numero di elettroni e protoni, qui no. E in che cosa è cambiato? Proprio in questo. Cioè il più non identifica il fatto che io abbia acquistato qualcosa, ma il fatto che io mi ritrovi ad avere 2 cariche positive non controbilanciate da 2 cariche negative. Quindi se io prima avevo 2 protoni e 2 elettroni, adesso evidentemente ho perso queste 2 cariche negative e mi ritrovo 2 cariche positive. Quindi questo avere scritto qui 2+ equivale a dire che la specie zinco ha perso 2 elettroni, quindi si è ossidato. Andiamo al rame. Il rame passa da 2+ a 0. Che situazione aveva qui il rame? Aveva 2 cariche positive in più, quindi 2 elettroni meno. Bravo, bravo. Meglio dire così, Sì. perché vi ricordate il numero di protoni noi non lo possiamo toccare, quindi non è che ce l'ha in più o in meno, erano i suoi, sono gli elettroni che vanno e vengono, ok? Quindi corretta questa seconda definizione. Abbiamo 2 protoni in più nel primo lato, che evidentemente qui vengono neutralizzati da chi se non da altri 2 elettroni, e quindi in questo modo siamo neutralizzati. Infatti, come vedete, questa reazione, cioè questa rame, è una reazione di riduzione. Ma cosa si riduce? Il numero di ossidazione. Da 2+ passa a 0. Mi pare che, se la matematica non è un'opinione, siamo scesi, quindi è diminuito. Questo è un altro modo per potersi ricordare, quando parliamo di ossidazione e riduzione, a cosa ci stiamo riferendo. Cioè quale termine definisce l'acquisto di elettroni e quale definisce perdita di elettroni. Ok? Quindi volendo scrivere le semireazioni di ogni elemento, possiamo scrivere lo zinco che diventa zinco 2+ più 2 elettroni. Vedete, scrivendolo così, certo già è più chiaro, perché se io scrivo più 2 elettroni significa che questi 2 elettroni sono in uscita, ok? E poi abbiamo sempre qui il discorso, mi raccomando, di ricordarci che il numero di ossidazione è 0, mentre qui è 2+. Situazione diversa, opposta, per quanto riguarda il rame, che da 2+ passa a 0. E come vedete, più 2 elettroni, stavolta ce li ritroviamo a sinistra,
e non a destra, quindi stavolta sono in entrata e poi determinano la formazione del rame con numero di ossidazione 0. Ok? Quindi in questo caso possiamo dire che il numero di ossidazione che è passato da 2+ a 0 è diminuito, quindi si è ridotto e quindi il rame si riduce. Se il rame si riduce, anche se noi non riuscissimo a identificare entrambi, ma se ne identifichiamo uno come elemento che si riduce, l'altro si ossida per forza, perché non può essere possibile che uno si ossida e l'altro pure. Perché abbiamo definito noi la reazione di ossidoriduzione come un trasferimento di elettroni, per cui trasferimento significa spostamento da una parte a un'altra, non rilascio nell'etere, trasferimento da qualcuno a qualcun altro. Ok? Questo è una cosa, diciamo, molto importante. Guardiamo un'altra cosa, giusto per complicare, qualora non avessimo capito quello di prima, allora vediamo se possiamo confonderci adesso. Scriverlo così va bene, abbiamo capito che ha un senso e ci dice già le varie cose, le varie situazioni di quello che è successo. Un modo, oltre a quella che vi facevo vedere prima, di scrivere la semireazione di ogni elemento, potrebbe anche essere quello di utilizzare questa freccia curva che vedete qui, in cui attraverso la quale si identifica il passaggio di elettroni da A, ok? E come vedete qui si scrive soltanto in un lato della reazione, quindi in quella dei reagenti per intenderci, e sotto abbiamo scritto quello che avviene, ok? Introduciamo altre due definizioni, che sono quello di agente riducente e agente ossidante. Lo zinco abbiamo detto che si ossida. Lui si ossida, ma per ossidarsi significa che ha trovato chi si piglia i suoi elettroni, ok? Quindi chi si riduce. Per cui lui fa ridurre il rame, perché gli passa gli elettroni. Allora verrà definito agente riducente. Non perché si riduca, ma perché fa ridurre qualcuno. Andiamo al rame. Il rame, da qui che passa da 2 a 0, abbiamo detto che si riduce, quindi acquista 2 elettroni che vanno a controbilanciare queste 2 cariche positive. Lo abbiamo anche scritto. Ma come mai si riduce? Perché prende gli elettroni dallo zinco che si è ossidato. Quindi fondamentalmente è inutile che lo zinco vuole fare il padrone della situazione. Anche lui è stato quello che ha fatto ossidare lo zinco. Allora lo definiremo agente ossidante. Perché? Per potersi ridurre ha fatto ossidare lo zinco. Quindi è al contrario, è all'incrocio, in questo caso si ha un incrocio. Quindi sulla definizione di ossidazione e riduzione siamo fermi, nel senso che chi si ossida perde elettroni, chi si riduce acquista elettroni. Basta, non è che è il contrario, non siamo incrociati niente. Diverso è sulla definizione di agente riducente e agente ossidante. Agente riducente è chi fa ridurre qualcuno, quindi lui si ossida e per fare ridurre l'altro si è ossidato, perché per fare ridurre l'altro gli deve cedere gli elettroni. Se cede gli elettroni si ossida. Diversa definizione opposta è per agente ossidante, perché chiaramente l'agente ossidante è chi si riduce, quindi ha preso gli elettroni da qualcuno, ma per prendere gli elettroni da qualcuno ha fatto ossidare quel qualcuno, quindi lui risulta essere un agente ossidante. Ci siamo capiti su questo? Perché questa è una cosa su cui ogni tanto ci confondiamo, però che se non è chiaro io la ripeto, ditemelo anzi. Tutto chiaro? Posso andare avanti? Ci siete? Per me è tutto chiaro. Ok. Gli altri sono vivi? Vi ho abbattuto. Capisco l'orario però. Okay. No, non vi sentivo più, mi ero preoccupato. Quindi, va bene. Allora, se questo è chiaro,
andiamo avanti su un'altra situazione. Quando in generale, cioè se in realtà dovessimo valutare, vi dicevo già prima, le reazioni di interesse biochimico, che non è che facciamo soltanto chimica, facciamo in questo frangente, ma poi faremo biochimica. Diciamo che le reazioni biochimiche sono un'eccezione. Attenzione, non voglio dire con il termine eccezione che fanno altro, ma sto dicendo che fondamentalmente in una reazione biochimica è più difficile riuscire a identificare la reazione che avviene, cioè capire chi si ossida e chi si riduce, visto che abbiamo molecole più complesse e non vediamo spostamenti evidenti di elettroni come abbiamo visto prima o di cariche che vanno e vengono, che ci possono facilmente far identificare quello che succede. Allora, in generale, quello che è successo è stato che i chimici hanno dato un'altra definizione di ossidazione e riduzione, proprio perché non è così facile individuare la perdita o il guadagno di elettroni. Perché se guardate per esempio questa reazione, no, del metano che brucia con l'ossigeno e forma anidride carbonica e acqua. Boh. Chi è che si è ossidato? Chi è che si è ridotto? Potremmo dire che potremmo fare con la monetina. Possiamo bilanciare il carbonio? No, non lo so. No, è bilanciato, quindi non abbiamo che fare, la potremmo guardare così, ma senza capirlo. Allora, siccome poi le reazioni di interesse biochimico in realtà sono più così, che come avevamo visto prima. Allora, l'altro modo che si è, diciamo, utilizzato, l'altra definizione che si è utilizzata per cercare di definire, di dare una definizione di ossidazione e riduzione, è stato quello che poi alla fine viene utilizzato maggiormente, e che è quello di definire con il termine di ossidazione, come vedete è scritto proprio qui, il guadagno di atomi di ossigeno o la perdita di atomi di idrogeno. Genericamente è più facile individuare gli idrogeni che vanno e vengono, quindi individuiamo quelli. Poi quando ci saranno i trasportatori elettroni guarderemo quelli, che sarà ancora più facile. Mentre la riduzione chiaramente sarà la perdita di atomi di ossigeno e il guadagno di atomi di idrogeno. Meglio guardare, vi dicevo, gli atomi di idrogeno. Quindi l'ossidazione è la perdita di atomi di idrogeno. La riduzione è l'acquisto di atomi di idrogeno, esattamente come parlavamo per gli elettroni. Sostituiamo la parola elettrone con idrogeni. Quindi là si ossidava chi perdeva elettroni, si riduceva chi acquistava elettroni. E anche qui la stessa cosa. Si ossida chi perde atomi di idrogeno, si riduce chi acquista atomi di idrogeno. Così siamo sicuri che non sbagliamo. E se dovessimo guardare proprio questa reazione che vi ho scritto qui, in questo caso, applicando questa regola che vi dicevo io, chi si ossida secondo voi? Il metano. Perché? Perché il carbonio non è più legato a 4 idrogeni, ma ad ossigeni. Proprio quello che dicevamo prima, cioè tutte e due le cose si verificano. Il carbonio nel metano, dalla molecola metano, perde idrogeni, perché noi così l'abbiamo definito, giusto? Abbiamo detto si ossida chi perde atomi di idrogeno, tanto più che volendo leggere tutta la definizione, continua dicendo acquista atomi di ossigeno. In realtà il metano proprio questo fa, cioè da qui a qui perde idrogeni e acquista ossigeno. Quindi in realtà diciamo che lo capiamo subito, che si ossida. Ossidandosi il metano è quindi anche un agente riducente o un agente ossidante?
Riducente. Riducente. È riducente perché lui si ossida e quindi chiaramente fa ridurre l'altro. Esattamente l'opposto di quello che farà l'ossigeno. Perché in questo caso, vedete, l'ossigeno è chi è che si riduce. Perché da qui ovviamente non può acquistare o perdere ossigeni perché lui, diciamo, è quello, è lui in prima persona, però gli idrogeni sì. Come vedete, formando l'acqua, in realtà acquista idrogeni, per cui lui si riduce. Riducendosi l'ossigeno però diventa l'agente ossidante ovviamente. Quindi voglio dire, questa definizione riadattata è una definizione che adesso calza meglio, ma soprattutto in funzione di quello che poi vedremo più in là, quando vedremo le reazioni, vi dicevo, più diciamo, di interesse biochimico, ma sono quelle che invece più realmente si incontrano. E fu scoperta, diciamo, fu creata da Lavoisier proprio perché si notava che c'era questa esigenza di dover specificare, è un po' come successe poi, lo vedremo, alla definizione di acidi e di basi che nel tempo si è perfezionata, però voi dovete partire sempre dal presupposto che chi dà queste definizioni e lo ha fatto 100 anni fa, 200 anni fa, chiaramente non aveva a disposizione la strumentazione che poi adesso abbiamo, attraverso il quale possiamo confermare che quello che diciamo non è una stupidaggine, ma chiaramente ci può diciamo, servire e utilizzare per poter chiarire il comportamento di alcuni delle varie molecole all'interno di una reazione. Quindi questo è quello che ci deve servire, diciamo, come base di partenza. Facciamo al solito due esempi. Allora, intanto guardiamo il primo esempio e nel primo esempio ditemi fondamentalmente chi si ossida e chi si riduce. Allora, guardatelo un attimo. Intanto la prima domanda, allora siamo qui, ok. La prima domanda è: l'alluminio e il ferro, che numero di ossidazione hanno? 0. Scusatemi se io queste cose ve le ripeto 100 volte, però non è detto che siete tutte alla stessa base di partenza, quindi spero che per alcuni possa servire questa cosa. Allora, partiamo con l'alluminio, guardiamone uno, tanto è uguale. Partiamo con l'alluminio. Che fa l'alluminio da qui a qui? Si ossida o si riduce? Si ossida. Ossida. E quindi è un agente ossidante o riducente? Riducente. Ok. Il ferro ci siamo, cosa fa? Vabbè, di contro dicono. Mi dite perché il ferro si riduce? Perché acquista elettroni. Sì, perché acquista elettroni, da che cosa lo vediamo che acquista elettroni? Dal numero di ossidazione che da 3 passa a 0. E che cosa significa da 3 passa a 0? Da 3 più passa a 0? Che appunto 3 cariche negative vanno a sostituire le 3, cioè vanno a occupare diciamo le 3 posizioni. Vanno a controbilanciare. Esatto. Esatto. Quindi quando ci sono 3 più, mi raccomando, 3 più vuol dire 3 protoni non controbilanciati da 3 elettroni, ok? Quindi quando poi diventa 0 vuol dire che queste tre cariche positive queste 3 cariche negative gliele abbiamo fatte acquistare in modo tale che si sono neutralizzate, quindi è 0, elettricamente è 0, ok? Questo teniamolo a mente sempre. Guardiamo ora un esempio di reazione di ossidoriduzione però in ambito più, diciamo, chimico, biochimico. Allora, abbiamo il metanolo da questa parte che reagisce con l'ossigeno. Allora, siamo in grado di capire il metanolo che fa? Si ossida o si riduce? Che qui è un po' più complicato perché idrogeni e ossigeni ce ne sono da tutti e due i lati. Però, ditemi voi. Si ossida perché l'ossigeno acquista elettroni. Perché? O2 diventa H2O, quindi ha acquistato elettroni. No, vabbè, ci vai per esclusione tu, anziché Sì. guardare il metanolo. Quindi l'O2 che cosa fa?
Più che acquista elettroni, cosa acquista? No, si riduce, scusi, perché questo idrogeno. Si riduce o si ossida? Perché qualcuno sotto forse aveva detto il contrario. No, io ho detto che si riduce perché acquista atomi di idrogeno. C'è qualcuno che non è d'accordo? Lo potete dire, tanto è il momento in cui possiamo dire tutto in questo frangente. Come ti chiami tu? Luca, di nome. Luca. No, Luca. Come dice Luca, giustamente, ok, non mi impelago in questo che mi viene più complicato, guardo quello più facile. Benissimo, questa è un'ottima strategia. Tanto in un modo o in un altro sarà l'opposto l'altro, quindi va benissimo questa. L'ossigeno da qui a qui si vede che cambia faccia, perché da che è l'ossigeno molecolare, infatti è gassoso, passa ad acqua. Quindi fondamentalmente quello che succede è che chiaramente ha acquistato idrogeni, per cui abbiamo detto che possiamo equiparare l'acquisto di idrogeno all'acquisto di elettroni. Acquisto di elettroni significa riduzione. E allora torniamo al metanolo che non abbiamo voluto calcolare perché ci sembrava più complicato. Dobbiamo guardare il numero. Qui ci sono 4 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno. Qui ci sono, ovviamente il carbonio non lo sto calcolando, rimane invariato. Qui ci sono, anziché 4 atomi di idrogeno, 2 atomi di idrogeno. E infatti gli altri 2 sono qui, non li abbiamo persi, eh? Nulla si crea, nulla si distrugge, ricordiamocelo sempre. Quindi 2 sono qui e ossigeno, 1 era qui, diventano 2. E qui, come vedete, ce n'è 1. Quindi anche qui, come vedete, tutto rimane invariato. Però ovviamente, ma è suonato perché qualcuno ha scritto qualcosa in chat? No, io prof volevo capire una cosa, Sì. ma il numero di idrogeni non è uguale. Perché diciamo che ne acquista? Dimmi dove che è uguale il metanolo all'acido formico. Tu devi vedere no, lì all'interno no, della molecola. Ah, No, ok, all'interno della molecola invece tu devi guardare, perché noi ci stiamo chiedendo, il metanolo si ossida o si riduce? Il metanolo, ok? Il metanolo Ok. reagendo con l'ossigeno in realtà forma acido formico. Acido formico è questo. Significa che qui c'erano 3 più 1, 4 idrogeni. 4. Qui ce n'è 2. D'accordo che questi 2 che mancano in questa molecola, poi se le prenderà l'acqua, perché come vedi qui l'ossigeno non ne aveva idrogeni, mentre qui formando acqua in realtà i 2 spuntano. Quindi 2 sono qui e 2 sono qui. Quindi i 4 li abbiamo ritrovati, tutti e 4. Così come l'ossigeno. 3 erano qui, 1 e 2, 3. 1, 2, 3 sono qui. Ok? Non abbiamo cambiato nulla. Abbiamo seguito la definizione. La definizione vuole che la molecola che si riduce deve acquistare ioni H+ o perdere ossigeni. Ok, sì, Questo chiaro. è. Ok? Quindi fondamentalmente grazie. questo ho fatto. E questo qui, vedi l'ossigeno, ha acquistato ioni H+, perché è spuntata acqua, e ha perso l'ossigeno. Quindi e la stessa cosa vale per il metanolo. Voi dovete contarli, perché se li guardate, infatti Luca, diciamo che in modo molto furbo, ha guardato la cosa più facile, che era l'ossigeno. Ma va bene così, perché tanto, come vi siete accorti, se l'altro si riduce, quello si ossida. Non è, ripeto, non è possibile che ci siano situazioni in cui uno si ossida e l'altro pure, così, come bambini, no? Guardiamo un attimo questo qui velocemente e finiamo perché già sono le 4. Allora, ormai siamo bravissimi. Guardiamo di nuovo nel primo rigo e ditemi il nickel se si ossida o se si riduce e mi dite anche il numero di ossidazione. Solo il nickel dovete guardare. Si riduce. È una domanda o un'affermazione? No, un'affermazione. Meglio. Allora, tu sei?
Larissa. Ok. Correttamente ha detto che 2 più diventa 0, perché questo volevo sentire il numero di ossidazione, diventa 0, quindi in questo caso si è ridotto il numero di ossidazione, quindi il nickel si è ridotto, cioè ha acquistato elettroni. 2 cariche positive sono state controbilanciate da 2 cariche negative, diventa 0. Il cromo che fa? È 0 e passa a 2 più. Rimangono 2 cariche positive non controbilanciate da 2 cariche negative. Perché non è controbilanciato? Perché l'abbiamo perse. Quindi ha ceduto 2 elettroni. Per cui in questo caso il cromo è un agente ossidante o un agente riducente? Agente riducente. Bravissimi. Quindi questo mi pare che a occhio e croce lo abbiamo capito. Andiamo all'ultimo esempio. La formaldeide, quindi CH2O. Guardiamo questo stavolta, non facciamo i furbi come prima. Anche perché stavolta, come vedete, a destra si è formato un'unica molecola, quindi possiamo fare poco. Dobbiamo dire la formaldeide se si ossida o se si riduce. Questo è facile, non c'è essendo altro. Perché si riduce? Perde ossigeno. Perché Perché perde guadagna ossigeno e guadagna idrogeno. Appunto. Infatti il mio congiunzione era continua la frase, cioè guadagna idrogeni e perde ossigeno. Ne abbiamo qui alla fine, in realtà questa volta mi dispiace ma ti devo contraddire, perché giusto, questa volta qui li possiamo fare questi giochetti, no? Perché qui giusto, la molecola lo vediamo, perché tutte cose insieme sono, giusto? Quindi in questo caso possiamo dire benissimo che ha acquistato idrogeni, perché in realtà CH2O rimane per com'è, mica ne perde ossigeni. La molecola che si forma lo contiene, uno ce n'era, uno ce n'è. Ecco perché vi dicevo, guardiamo gli idrogeni che è meglio, perché gli idrogeni è sicuro che si spostano. L'ossigeno era quel EO, che c'era scritta nella definizione, cioè può perdere ossigeno o guadagnare ossigeno, ma può, non significa sempre, mentre gli idrogeni sì. Quindi questo esempio l'ho preso proprio per dimostrarvi che meglio che, se proprio dobbiamo fare una sostituzione con la definizione di prima, quando abbiamo definito l'ossidazione, la perdita di elettroni e la riduzione, l'acquisto di elettroni, sostituiamo con idrogeni, quindi l'ossidazione, la perdita di ioni H+, la riduzione, l'acquisto di ioni H+, che così è sicuro che non sbagliamo e almeno non ci confondiamo, perché succedono situazioni del genere in cui non perdiamo niente perché non abbiamo perso ossigeno nella molecola che si è formata, non entriamo in panico. L'idrogeno sicuramente si è spostato da quello che era precedentemente. Va bene, io mi fermerei anche perché sono andata fuori tempo. Ok, vi ringrazio come al solito. Non so se avete altre lezioni, vi auguro buon proseguimento. Se avete altre lezioni, comunque buon fine settimana, tanto domani è sempre venerdì, comunque sia. Ci vediamo settimana prossima, martedì. Un abbraccio. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.